State ascoltando radiocaositaly.com, la radio in vetrina. Ready for Riding Soul. Au classement général, Fabrizio Meoni. Tassellato Massive, e sai con chi ti trovi. Vai moto, vai! Forza moto! Non mi tradire, va bene. 5 chilometri ancora, poi la liberazione. Penso di essere il primo pilota privato, comunque la classifica per adesso non mi interessa, la classifica la guarderò soltanto quando sarò arrivato a Dakar, se ci arriverò. Mi piace tanto il tassellato Massive perché mi diverto tanto a fare off-road e ho trovato tanti amici con cui divertirmi. Ah, fanculo! Vai! Hai GPS! Di merda! Dai il gas, ascolta Riding Soul. E buonasera, bella gente di Radio Chaos Italy e benvenuti a questa nuova puntata di Riding Soul. Partiamo subito con l'impiccio. Buonasera al nostro grandissimo regia, il nostro Gigi Kvaraschelia. Ciao Gigi, ben ritrovato. Al mio fianco come al solito il buon Clemente Stilo. Buonasera a tutti. E oggi l'ospite è direttamente qui in studio con noi, quindi diamo subito il benvenuto al nostro grandissimo ospite. Ciao Federico, ben trovato. Ciao Fede. Allora Cle, oggi puntata importante perché abbiamo con noi Federico che ricalca un po', diciamo, la penultima puntata, insomma, quella con Francesca, nel senso c'è una certa ridondanza nel viaggio e non solo nel viaggio, quindi infatti la prima domanda la facciamo così subito secca. Vai, spara. Ma perché tutti quelli che prendono la patente via e partono e vanno in Asia? Perché? Beh, allora, l'Asia non credo che sia correlata col prendere la patente, è che in periodo Covid era forse una delle destinazioni più gestibili da vari punti di vista, diciamo frontiere aperte, chiuse e via discorrendo. Magari il perché uno parte in generale a prescindere dalla destinazione, quello forse è un discorso di incoscienza, nel senso magari uno che guida la moto da 20 anni sa quali sono le complessità, le seccature che si possono avere durante un viaggio e magari ci pensa 2 volte. Invece quando uno ha, soprattutto magari in età un po' più avanzata come nel mio caso, ho 45 anni, che inizi Andiamoci piano, un po' più avanzata, ti ritrovi un po' ventenne con quell'entusiasmo lì e con la voglia di fare, certo. Quindi pigli e parti in maniera quasi un po' sconsiderata, anche se poi molto ragionata, però con l'entusiasmo fino a un certo punto, diciamo. Sì, diciamo è come dire, una roba molto ben ponderata, che però diciamo devi imparare a andare un po' sul filo del rasoio, quindi imparare qual è il limite, però quel limite avvicinarlo il più possibile, altrimenti diventa noioso.
Cle, di solito appena iniziamo dopo i saluti passiamo subito col primo pezzo. Sì. Non cambiamo le cose che vanno bene, quindi Esatto. raccontaci il primo pezzo che andiamo a sentire questa sera e poi ci prepariamo l'intervista. Pezzo di James Brown, It's a Man's World, penso uno dei pezzi più famosi, un classicone, insomma non c'è neanche troppo da Da presentarlo. presentarlo, no? Direi di no. E quindi se Gigi è pronto passerei il primo pezzo e poi torniamo con Federico. Dai, yeah. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost. Eccoci, ritorniamo in studio, siamo sempre qui a Riding Soul con Federico Valeri, il nostro ospite speciale di stasera, sempre con Alessio e con Gigi in regia. Allora, Federico, partiamo dalla nostra prima domanda, Vai. quella ufficiale, e prima di perderci un po' nei tuoi racconti del tuo bellissimo viaggio e di tutti i tuoi progetti, eccetera, eccetera, siamo curiosi, vogliamo sapere chi era Federico prima che tutto questo iniziasse, no? E come è nata questa passione, come si è sviluppata, come si sta sviluppando? Allora, io tecnicamente sarei un ingegnere. Ok. 6 anni fa ho deciso di mollare tutto, di lasciare il lavoro, di vendere tutto quello che avevo, di regalare quello che non potevo vendere e sono partito zaino in spalla. Quindi tutto quello che avevo l'ho messo in uno zaino e sono partito. 4 anni fa sono rimasto bloccato in Lituania per il Covid, poi sono rientrato in Italia e mi sono ritrovato in Italia senza casa, senza macchina, senza una bicicletta, senza niente e ho capito che era il momento giusto di comprarsi una moto. E da lì è andato tutto. Io ho preso la patente 2 anni fa e 5 mesi dopo che ho preso la patente sono partito dall'Italia in direzione dell'Iraq e tornato indietro per 6 mesi. È la cosa più banale che poteva fare. Prendere la patente e venire a Che casa. fai? Cioè, Che fai? Ho Giri sempre torna a saputo che casa. gli ingegneri sono gente strana. Sì. L'hai risaputo. Siamo anche amici. Sì, insomma. no, dico, parliamo per esperienza. Ciao Pippo. Vabbè, insomma, voglio dire, niente male assolutamente. Alziamo il mic, così si sente, pronto? Ok?
Bene, bene, bene. E Ale, te che Sì, dici? faccio la prima domanda, è un po' simile a quella che ho fatto anche a Francesca. Allora, diciamo, hai un nick, tra virgolette, no? Un nome di battaglia, Zero Highways, quindi diciamo, no autostrade. Sì. Ci sei riuscito ad arrivare senza farne neanche una o no? Allora, diciamo che forse dovrei cambiare il nome del canale da Zero Highways a Zero Roads, nel senso che, che poi la cosa ha preso un pochino, mi ha preso un po' la mano, nel senso che inizialmente tutto è nato per il fatto che, tanto ormai si può dire, scappavo durante le varie zone rosse, zone arancioni e via dicendo, Sì, per, ormai non per t'hanno beccato, boschi. quindi. Scappavamo come Esatto, noi per pazzi. boschi, per campi, era inverno perché ho preso la patente a novembre sostanzialmente, quindi piogge, fango e via discorrendo, quindi passione per il fuoristrada. E ho fatto 15.000 km in Italia senza mai mettere le ruote sull'autostrada, a parte il grande raccordo anulare. E quindi ho pensato a quel nome lì perché mi rappresentava. In realtà poi la cosa è andata ben oltre, perché io nel secondo viaggio sono arrivato fino al Nepal, ho fatto circa 2/3 dell'Himalaya e ho fatto una consistente parte di percorso in fuoristrada, comunque su strade sterrate. Quindi, Lo sai fangose, decisamente Zero Highways, sì. Senti, tu sei un po' la rivincita da Benelli, onestamente, perché nel senso, forse la moto più bullizzata da chi fa fuori strada, sì, e tu, esatto. insomma, quando con Gustavo, che salutiamo, diciamo, il nostro gancio in comune, ci ha detto, c'è un amico, no, a vedere Benelli, ho fatto, ecco perché è amico di Gustavo, perché Guarda che c'ha Benelli, guarda che c'ha Benelli, insomma, tu sei un po' la rivincita, nel senso, nessuno avrebbe immaginato che con Abenelli si riuscirà a fare le cose che hai fatto te. Sì, Come sì. nasce questa scelta della moto? Hai avuto magari aiuti da parte di Benelli o prima o dopo, visto che comunque penso che tu gli abbia fatto una grande pubblicità? Allora, su questa domanda non rispondo. No, nel senso che in realtà non c'è stato assolutamente nessun aiuto, anzi veramente molta indifferenza da parte loro. No, è nata perché non lavorando da 6 anni, avendo lasciato tutto quanto, ovviamente il mio budget a disposizione era piuttosto contenuto. Durante i vari lockdown ho passato il tempo a studiare le opzioni che c'erano sul mercato e mi sono reso conto che quella era effettivamente l'unica opzione valida per fare un viaggio che fosse parzialmente su strada e parzialmente in fuoristrada. E ne ero talmente convinto che sono andato al concessionario e l'ho comprata senza neanche provarla. E alla fine si è comportata esattamente come mi aspettavo, con in più, diciamo, un'affidabilità che ha sorpreso probabilmente anche quelli della Benelli. Infatti io scherzando dico sempre che non mi hanno pubblicizzato più di tanto, perché forse non si fidano neanche loro che con quelle moto si possa fare quello che ho fatto io, e quindi non vogliono, come dire, spingere troppo rischiando che qualcun altro le vada rompendo in giro. Ma ti volevo chiedere, ma sei partito con la moto standard così come è uscita dal concessionario? Sì, non ho c'hai fatto- non c'hai cambiato le gomme magari? Sciocchezze, ho aggiunto prese USB e piccole cose, ma nessuna Minchiate. modifica, Ok. né terminale di scarico. No, Sospensioni? no, ho semplicemente convertito in tubeless le ruote, Ok. perché ho provato varie Perché volte erano camera d'aria? originale e camera d'aria. Ok. E voi avete la moto, ci avrete provato forse qualche volta a cambiare, No, non è una roba. Io già che provo pure il filtro dell'aria, già per me tanto. No, ma è una roba proprio al di sopra delle umane possibilità, soprattutto la ruota di dietro. Quindi ho fatto, Ci credo. c'è un'azienda italiana che fa la conversione. Sì, no, ok. ma io pure ho cambiato, anche io ho il Tenere, poi il Tenere esce con Sì. le camere d'aria, e poi ho fatto la conversione al Bartubes, perché fortunatamente non mi ricordo, non ho mai bucato, ma se dovessi bucare... Io ho bucato 4-5 volte, sempre solo in Italia. Come ho messo piede fuori. Cioè, è incredibile questa cosa. Come ho messo piede fuori, passando anche posti veramente assurdi, nulla, un chiodino in Pakistan, ma niente di. Questo è niente uno di che. stimolo importante per lasciare questo paese Sì. alla prima occasione. Ma guarda, sempre non comunque. serviva, non serviva quello. Comunque una piccola precisazione meteo per i nostri appassionati all'ascolto: per fine settimana ci sarà pioggia intensa e fango a go-go, quindi insomma Ci andiamo a divertire. preparatevi. Federico è come quando ha beccato i monsoni, più o meno. Ma io sto prendendo più acqua qua da quando sei rientrato che in Nepal con i monsoni, perché i monsoni fa pioggerellini, ma difficilmente temporali. Qua ogni tanto secchiate d'acqua. Sì, ultimamente ne ha fatto tanta. Allora, iniziamo con le mie milioni di domande. A Vai. parte devo fare i complimenti, perché ho visto il video con la base dei Pollon, e comunque penso che è una cosa... Sposta parecchio, Sì, sposta parecchio. che penso che prima o poi magari non Pollon, perché è già stata fatta, però sta cosa deve essere la base del cartone animato, dei cartoni animati è veramente... Titan 3, cosa volessi non so, ci devo pensare. Ma quella è nata solo per spiegare, perché stavo facendo un volo con il drone che mi ha ripreso i piedi
e prendeva semplicemente gli stivali e mi ha ricordato qualcosa quell'inquadratura ed erano i piedi di, cos'era, Poseidone, Nettuno, beh, insomma il nome greco, no, era quello grande, nella schermata finale del cartone animato c'erano i vari dei e poi c'erano solo le gambe nude con i piedi e io l'ho piazzata lì, poi da lì è partita la follia di tutto il resto del video. Allora, la prima domanda che volevo farti proprio sul viaggio, beh, a parte dopo, quando iniziai a rispondermi, poi ci fai un attimo un check, nel senso quanto è durato, Sì. quanti chilometri hai fatto, andata, partenza, insomma un po' tutto quanto. Però la parte perché poi ho visto tanti tuoi video, poi sono tanto lunghi, insomma ci vorrebbe tipo 6 mesi. Una sarà. vita, sì. Sì, diciamo che la meglio gioventù in confronto ai video tuoi è niente, dura poco. 180 non può Sì. pigliare. Insomma non è proprio semplice, capirai che insomma è impegnativo. Il discorso della guardia armata che vi ha scortato, Sì, Pakistan. quello lì, esatto, in Pakistan, quella è una cosa che non sono riuscito nei vari video a capire bene come ha funzionato, è una delle cose che mi interessa più Sì, anche perché capire. è stata una situazione molto complicata, quindi non ho avuto neanche modo di parlare molto. Sostanzialmente quando si attraversa il confine dall'Iran al Pakistan, si attraversa una regione che si chiama Belucistan. Questa regione è per l'80% contenuta nel Pakistan e in parte in Afghanistan, in parte in Iran. È una regione un po' pericolosa perché ci sono, diciamo, passaggio di traffici di droga, ci sono delle tribù che combattono tra loro, che combattono contro il governo pakistano, e quindi il governo pakistano ti obbliga a essere scortato finché non si esce dal Belucistan. Praticamente appena entri in Pakistan dalla frontiera, vieni preso in consegna dalla polizia, vieni portato alla stazione di polizia che sta all'interno della frontiera, si dorme lì e la mattina dopo inizia questa scorta che in condizioni normali dura 3 giorni, se ci sono problemi dura anche di più, e sono 3 giorni folli perché sostanzialmente si guida tra le 12 e le 15 ore al giorno. Io ero lì, sono arrivato male a fine giugno, qualcosa del genere, quindi c'erano 47 gradi, cioè temperature folli. No stop, senza mangiare. Io per bere prendevo la bottiglia, ho una tasca da cui riesco a prendere la bottiglia, aprivo la bottiglia con 2 dita, bevevo, richiudevo, rimettevo così, non potevo fermarmi. E poi sostanzialmente quando esci fuori dal Belucistan sei libero. Sei salvo, ogni diciamo. tanto ti riacchiappano così, però è un po' più un gioco delle parti, per cui alla fine c'è tutto, sono anche scappato dalla scorta, del tipo mi sono affiancato, quello mi ha fatto follow me, quindi seguimi, e io no, you follow me if you can, tu seguimi se ci riesci, sono scappato via, lui rideva, vabbè, insomma. E quindi sostanzialmente è una roba obbligatoria, gratuita, offerta gratuitamente dal governo pakistano per la tua sicurezza. Molti pensano che sia per un discorso di controllo di quello che fai te, no, in realtà è per la sicurezza dei viaggiatori. Però è una roba non per tutti, nel senso che soprattutto quando fa molto molto caldo è tosta, non è uno scherzo. Cioè, per darvi un ordine di grandezza, ho bevuto mediamente 8-9 litri di acqua al giorno e non facevo pipì. Quindi vuol dire che andava via tutto, andava tutta via, così. sì. Immagina la pettorina si è sciolta dopo. Io spero che tu l'abbia buttata la pettorina. Tu neanche te ne accorgi perché sudi cioè l'aria è talmente asciutta perché è una zona desertica sostanzialmente, quindi andando ti asciughi, cioè non te ne accorgi. Che è anche peggio perché non riesci a gestire un po' la potrebbe cosa. anche fare una puntata qui per parlare solo del tuo bagaglio, cioè di come sei sì, partito, no? come ti sei in qualche modo. Quanti giorni alla fine hai fatto? Hai detto? Allora, ho fatto nel primo viaggio 6 mesi, nel secondo in tutto quasi 9, perché poi da Kathmandu ho rispedito via aereo la moto, non mi andava di tornare direttamente in Italia, l'ho spedita a Madrid, ho girato la Spagna, Portogallo, sì, infatti la dovuta rimontare da solo, per quanto e è poi spesa a montare, forse ti conviene a tornarci, sapete perfettamente che cosa vuol dire se vi consegnano una moto con le forcelle appoggiate su un bancale e vi danno una pacca sulla spalla e dico dai adesso per me stanno bene là, cioè riguardo ti va bene. Io però non potevo perché sennò tornavo a casa a piedi. Sì, è stata ma quindi l'hai smontata pure te o no? Però l'ho smontata io a Kathmandu, all'aeroporto di Kathmandu, dentro alla zona proprio della dogana, con l'aiuto di un po' di persone, tipo nel momento di togliere via la ruota c'era un po' di persone che la sollevavano, la tiravano giù, perché in Asia in generale, un po' in tutti i paesi, c'è molto questa, diciamo, cultura dell'aiuto, ma magari quelli erano pure pagati, però in generale a parti invertite, se fossi atterrato a Kathmandu sicuramente qualcuno mi avrebbe dato una mano non richiesta, non pagata per rimontarla. Invece a Madrid, pacca sulla spalla. Auguri. È stato già tanto che mi hanno aperto la scatola di legno infilando
un macchinista bravissimo col forklift, come il muletto, Sì. è riuscito a infilarsi Impilzato in tra lui. il tetto della cassa e le altre pareti e l'ha tirato fuori. Bravissimo, un mostro. Per il resto Quanto ci hai messo a rimontarla? 4 ore. Un caldo. Sì, c'erano 38 Infatti, gradi, una cosa. Quando l'ho vista, ho detto, perché poi nel video spiega insomma che l'idea in teoria era tornare con la moto, poi alla fine hai deciso per Sì. varie decisioni di spedirla. Sì, perché sostanzialmente io sentivo che non dovevo tornare via terra e non capivo perché e soffrivo perché la sentivo come una sorta di sconfitta non farmi anche il ritorno. Però ho imparato che quando sento qualcosa, anche quando mi vado a infilare in qualche sterrato, in qualche situazione brutta, quando sento che c'è qualcosa che non va, c'è un motivo, anche se non lo capisco subito. E quindi ho accettato, come dire, come dato di fatto il fatto che non sarei dovuto tornare, e ho fatto benissimo, perché poi ci sono stati gli alluvioni in Pakistan, una situazione bruttissima, morte 2-3 mila persone. Poi le sommosse che ci sono ancora tuttora in Iran, e quelle me le sarei prese tutte dall'inizio alla fine. Quindi insomma sarebbe stato molto complicato il ritorno. Oltretutto il ritorno potenzialmente era anche molto noioso, perché le parti belle di India e Pakistan sono sulle montagne, che sono fuori mano, cioè ci devi andare apposta e andarci in realtà in tutti e due i paesi per andarci è un viaggio a sé, cioè, anche se ci passi a 300-400 km per arrivarci è una roba. La tracciona della Via della Seta, chi te l'ha data? Ma in realtà, a parte che la Via della Seta, più correttamente sono le vie della seta, ce Le ne sono vie della seta, ok. tante, e tecnicamente arriverebbe fino alla Cina, insomma, ne mancherebbe anche del pezzo. In realtà era un canovaccio più che una traccia, cioè sapevo che sarei andato in quella direzione. Un'altra alternativa poteva essere passare per il Pamir, quindi Tagikistan, Uzbekistan e via discorrendo, che non si poteva perché c'era l'Azerbaijan chiuso, la Cina chiusa, quindi insomma era complicato. Conosco solo una persona che è riuscita ad arrivare in Mongolia, che è Federico Marretta. Sì. Credo sia l'unico che è stato riuscito, nostro ha preso ospite anche, una. sì, Ah sì. sì? Sì, Sì, come no. Uno dei Grande primi, Federico. Poco prima che partisse. E lui è stato bravo, testardo e anche un pochino fortunato, perché ha preso, diciamo, una finestra temporale in cui è riuscito a infilarsi in Russia. Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Possiamo fare un'altra domanda o possiamo No, dobbiamo facciamo andare un'altra un domanda. pezzo? Devo essere sincero, abbiamo Vai, avuto vai. Federica, abbiamo avuto Francesca, adesso abbiamo te. Il tuo forse perché è un modo diverso da loro anche di raccontarli, di montare i video, mi è sembrato quello più greve, tanto siamo di Roma, ci capiamo, cioè, ho visto veramente delle scene apocalittiche. Parli calate- dei video o parli di No, come no, stai no, raccontando proprio adesso? Sì, proprio di te. No, di quello che è passato, insomma, fango come se non Sì, ci fosse sì, un domani, acqua, pioggia. E poi la cosa che mi ha fatto più ridere, oggi vedevo un video, e c'è veramente quei video di quelle donnine tipo in Cina che salgono Sì. in quei modo che con lisce su tutti quei Sì, sì, tornanti, sì. che fatto mi sembra proprio così. E a un certo punto tu stavi cercando un hotel, e mentre cercavi questo hotel incontri, diciamo, un locale che ti dice no, questo hotel non va bene Sì, perché è sì. solo per Nepal, sì. la popolazione cinese. Quella è un'altra domanda, perché esistono gli hotel solo per i cinesi, e poi alla fine lui ti scorta in quest'altro hotel e lui andava avanti come un treno su colate di fango proprio È una cosa esagerate. umiliante, Era è una cosa umiliante questa. Allora, la spiegazione dell'albergo cinese, da quello che mi è stato detto, è che siccome ci sono aziende cinesi che stanno lavorando perché lì stavano costruendo delle stessa cosa strade, in si Pakistan, vedeva, lì no? comunque eravamo in Nepal, sì, stanno costruendo tunnel e Infrastrutture, via insomma. discorrendo, e non so se, diciamo, sostanzialmente sono degli alberghi, non so se li hanno costruiti apposta o comunque vengono utilizzati esclusivamente dai lavoratori cinesi, quindi non è un discorso di turismo, è un discorso di, diciamo, di Sì. alloggio per lavoratori. Sì, no, dicevo, è umiliante perché quando tu hai una motoretta che farà, non lo so, 80 kg, 90 kg, forse neanche, alla fine, anche se hai ruote lisce, non sei Valentino Rossi, insomma, però vai e in qualche modo te la cavi. Quando cominci a avere una moto che fa 230-140 kg con il pieno, più c'hai 60-70 kg di bagagli, certo. che cambia un po' il discorso, ma cambia anche perché un'eventuale caduta è una Può roba che essere non è pigli rovinosa. su e vai, cioè può essere rovinosa, può essere un gran problema, no? Quindi vai veramente con una certa attenzione. Però sì, è abbastanza umiliante, devo dire, quando tu arrivi tutto grosso, tutto con le ruote tacchettate e questi ti Che poi passano. quel giorno hai fatto una quantità di chilometri, non tantissima, con una quantità di tempo esagerata. Sì.
Diciamo le percorrenze medie si sono abbassate molto come chilometraggio dall'Iran in poi, ma i tempi di percorrenza si sono allungati tantissimo. Mi è capitato anche di metterci, cioè per farvi capire, da Kathmandu a Pokhara è un'altra città del Nepal, sono 200 km, quando va bene ci metti 7 ore. Minchia. Ed è una highway, quindi in realtà Zero Highways poi, però diciamo, è denominata highway, ma a metà sterrato, metà asfalto, e lo sterrato è meglio dell'asfalto, nel senso che sull'asfalto ci sono crateri, delle cose che ogni tanto vedi, cioè senti anzi il differenziale dei camion o dei tir o degli autobus che sbattono entrando e uscendo dalle pozzanghere, dalle buche. I tempi si allungano sia per la difficoltà dei tracciati, sia per la stanchezza che piano piano monta, per quanto puoi essere preparato fisicamente. Come ti prepari fisicamente prima di un viaggio del genere? Non mi sono preparato in nessun... Sì, esatto, sì. Sapendo che andavo in paesi musulmani, sono preparato a birra e vino in abbondanza prima. No, preparazione nulla. La stanchezza la senti, ma è tale l'entusiasmo, tale il piacere di quello che stai facendo, e in realtà la preparazione te la dà la moto stessa, nel senso che più alzi l'asticella e più ti formi. Sì, assolutamente sì. Quindi in realtà ecco, la stanchezza ho cominciato a sentirla sull'Himalaya indiano, perché lì in quelle zone sostanzialmente stai tutto tra i 4.000 e i 5.500 metri. Per darvi un'idea, a 5.500 metri c'è il 45% in meno di ossigeno, quindi vuol dire che devi respirare il doppio per vivere. Allo stesso modo anche la moto fa molta fatica. E mi è capitato di fare anche 400-450 km quasi interamente di sterrato in una giornata, 10-12 ore di moto, e lì sono tornato veramente devastato. Sì, ma più non proprio stanchezza fisica, ma c'è una stanchezza interiore che va al di là della stanchezza muscolare, ecco. Vuoi fare l'ultima domanda a Debbia che andiamo in pausa, o io faccio l'ultima domanda io? Vai tu, e poi ne faccio al rientro dalla pausa. Allora, devo dire che la cosa più bella che ho visto tra le foto e i video è la frittata di cipolle e zucchine fatte sulla brace, quella bellissima. Cioè, come cazzo davvero mette una frittata sulla brace? Tanta roba. Cioè, quello è veramente il top. Allora, io sono quello poi highway. Frittata di cipolle, grasse. Sì, classe infinita. Io sono un malato di barbecue. Sono appassionato di cucina e ho una passione fortissima per il fuoco in generale, e quindi poi di conseguenza unendo le cose per il barbecue. Tant'è che ho un barbecue nella moto, ho un barbecue pieghevole all'interno dei bagagli della parte, diciamo, di camping. Capito Gigi com'è variegato il mondo dei... Orgoglio vegano proprio, sì, esatto. Quella sera stavo accampando, ero in Turchia, stavo cercando di passare delle montagne, non erano altissime, saranno state in 2000 e poco più, però diciamo dai 1500 1600 in su c'era neve, ovunque provassi ad andare c'era neve. Stava facendo tardi, quindi a un certo punto mi sono girato, ho rimediato il primo paesino che trovavo, c'era un piccolo alimentare che aveva uova, cipolle, zucchine e poche altre cose, un po' di pane, e quello c'era e quello si è fatto. Le necessità. Per staccare quella frittata da quella padella ho dovuto usare l'idropulitrice. È stata una roba. La frittata penso sia stata la prima unica frittata alla brace cucinata. Qualche pezzo sarà ancora lì attaccato, penso. Però vabbè. Vabbè, dai, facciamo una pausa musicale, ci riprendiamo un attimo. Prossimo pezzo che abbiamo scelto: Dennis Brown, Rabadab Style, The Prince of Reggae Music. Gigi, ci sei? Quando c'è il Prince, Rabadab Style. Rub-a-dub style, play it all the while, while you're oh yeah, now.
smile. And if my neighbor should complain about the sound, I play it on and on, 'cause I don't care about what they say. Don't care about their feelings, 'cause I play it all the while. Playing in a rubber style. Play it all the while. Oh, I say it really out. Play it all the while. Play it in a rubber dub style. Oh yeah. Play it all the while, yeah. They say music is the stuff of life. And if you haven't got no music, you can leave it. You're like a wolf. E ritorniamo in studio dopo Dennis Brown. Federico Valeri qui con noi a Riding Soul. Continuiamo con le nostre domande e ti volevo chiedere, Valerio Federico, scusa. E al netto di tutte le emozioni un po' che hai provato nei tuoi viaggi, ci saranno stati dei momenti di sconforto, dei momenti difficili. Ricordi qualcuno in particolare ti ha segnato, diciamo così? Allora, diciamo segnato no, nel complesso è andato tutto piuttosto bene, forse grazie anche al tipo di approccio che ho, nel senso che tendo a non buttarmi giù e a non farmi sconfiggere facilmente. Forse un momento di difficoltà ce l'ho avuto in Pakistan, stavo passando diciamo sulla strada più a nord che costeggia il confine con la Cina. È stata durissima, difficilissima, un tratto di 60 km, mi ha richiesto quasi una giornata per farlo, tutto sterrato, pericolosissimo, complicatissimo, e a un certo punto davanti ai miei occhi una piena di fango si è portata via il ponte, l'unico ponte di tutto il nord del Pakistan che serviva per passare dall'altra parte di questo piccolo fiume. Che era quel cratere enorme che si vede nel video, che è una cosa A un certo punto si vede un letto di un fiume più o meno secco in quel video, e a un certo punto arriva questa marea di fango e se uno guarda bene si vedono dei pezzi di legno, perché era un ponte molto semplice, un po' a pelo dell'acqua, e io dovevo arrivare, io vedevo il paesino in cui dovevo arrivare, lo vedevo dall'altra parte. Fare il giro al contrario erano 800 km, ma 800 di quei chilometri sono circa una settimana di viaggio, quindi un po' di sconforto ce l'ho avuto in quel momento. Tra l'altro poi sono rimasto bloccato per 2 giorni in montagna a 3000 metri, perché dietro di me c'era una situazione analoga, i militari avevano chiuso la strada perché c'era un altro fiume che scendeva, non si poteva passare, quindi 2 giorni lì anche con dissenteria, insomma una serie di complicazioni, finché la mattina del terzo giorno sono riuscito ad attraversare il fiume di mattina presto, perché in realtà è acqua che scende dai ghiacciai che si sciolgono durante la giornata. È durata in realtà poche ore. Ma il video che cadi nel fiume? No, quello in cui cado nel fiume di Grecia. Ah, okay. No, Turchia, scusami, Turchia. È quello che te lo fai a nuoto? Quello che porto la moto in spalla, tipo con una uno mano. stereo degli anni '80 di quei rapper. Un ghetto blaster. No, è uno dei video del Pakistan, il thumbnail, ci sono io da una parte e si vede questo fiume di fango che scende giù. Però in realtà è durato poco, perché una cosa che ho imparato è che in molti paesi avere un problema in realtà è una grossa opportunità, cioè l'opportunità per avere qualche altra cosa. Tendenzialmente conosci persone e già solo il tipo e l'entità dell'aiuto che tu ricevi dalle persone, già solo quello compensa le difficoltà che puoi avere. Scherzando dico che in molti paesi il problema, quando hai un problema, il tuo problema diventa rapidamente gestire gli aiuti e non ti dimentichi del tuo problema, perché il tuo problema è fare l'arbitro e il vigile per quindi gestire la quantità di persone che ti vengono ad aiutare. Quindi in realtà alla fine anche i problemi sono una roba bella in viaggio. Direi che è incredibile sta cosa, no? Nel senso che è un aspetto molto interessante. Sì, mi sembra che più il paese, diciamo, ufficialmente è meno civilizzato e più invece l'aiuto che ti arriva dal paese è maggiore, no? Questa cosa assolutamente sì, ed è anche un po' triste da certi punti di vista, perché poi noi
che ci reputiamo, no, quelli evoluti, quelli che devono esportare la democrazia, eccetera, eccetera. Poi in realtà sì, magari abbiamo tante cose belle, abbiamo un tenore di vita, sanità e quant'altro, però ci siamo dimenticati un po' l'umanità, no? Io per esempio ho preso l'abitudine, nel ringraziare le persone, di toccarmi il cuore, che è una cosa che fanno soprattutto in Turchia e in Iran, che trovo di una bellezza incredibile, nel senso che, cioè, dire grazie è facile, però dire grazie con un sorriso, guardando gli occhi e toccandosi il cuore e credendoci in questa cosa è un gesto, secondo me, molto, molto forte, no? Quindi sì, cioè, tornare indietro da certi paesi ti lascia un po' in difficoltà. Io ormai, insomma, in Europa sono rientrato 3 mesi fa sostanzialmente, ma ancora faccio un po' fatica, perché il mio istinto magari è di sorridere quasi senza motivo a uno che incontro per strada. Se lo fai qua a Roma magari ti danno pure una pizza. Che cazzo ti guardi? È una cosa che mi fa un po' soffrire, sinceramente, perché basterebbe veramente poco, cioè è gratis, non costa niente. Discorso molto lungo e ampio, insomma. No. Sì, no, ne parlavamo anche prima di andare in onda. È un po' questo che ti ha anche spinto a fare questo viaggio da solo, ma a differenza di Francesca, che l'ha fatto in 2, o di altri, insomma, tuoi colleghi, se vogliamo così chiamarli, che fanno viaggi non solitari, ma comunque sia più in gruppo. Ma guarda, allora, ognuno è giusto che faccia il viaggio come lo ritiene opportuno. Io questo viaggio l'ho iniziato con un'altra persona, che poi dopo un paio di mesi ha deciso di lasciare, diciamo, e di tornarsene indietro. E ho capito, o meglio, ho avuto la conferma, perché il primo viaggio poi è stato in solitaria, che un viaggio, almeno dal mio punto di vista, un viaggio si fa da solo. Perché da soli riesci a entrare in contatto con le persone in un modo diverso. Faccio un esempio banale: tu accosti a bordo strada perché devi controllare una cosa sulla mappa, una cosa del genere. In molti paesi, Iran, Pakistan, India, sei immediatamente circondato da persone. Se sei 2 persone, un gruppo, c'è una sorta di barriera invisibile che ti protegge dagli altri, no? Quindi questa invadenza, se la vogliamo chiamare, avviene molto di meno. E tu stesso sei, come dire, mentalmente collegato alle altre persone e sei meno propenso a interagire con le persone del popolo. O banalmente vieni invitato, in Iran, in Pakistan è più facile essere invitati, cioè diciamo è quasi quotidiano essere invitati a mangiare, a pranzo, a cena a casa di qualcuno, o anche a dormire, ma veramente in maniera incredibile. E perché quando sei da solo vieni visto come un viaggiatore, non come un turista. Quando sei in gruppo, anche solo 2 persone, sei già un po' più turista, e quindi c'è meno questa, e c'è anche meno senso di protezione, perché 2 persone si aiutano a vicenda. Se sei da solo sanno che potenzialmente potresti aver bisogno di qualcosa. E che ci credo fortemente nel fatto che viaggiare da soli ti dia un livello di completezza del viaggio molto maggiore, per non parlare poi di quando ti trovi da solo ad aver raggiunto determinati posti con determinate difficoltà, non solo la soddisfazione, ma proprio la connessione che tu hai con l'ambiente, con le montagne intorno, con l'universo, passatemi il termine un po' esoterico. È una roba che già, se solo hai un'altra persona a fianco a te, anche se sta zitta, comunque una parte del tuo cervello, della tua anima, del tuo corpo è connessa con quella persona e non con il resto. Quindi è rumore di fondo, in un certo senso. Poi ovvio ci sono situazioni dove una risata te la fai più facilmente, più volentieri con un'altra persona, certe cose magari le condividi con piacere con un'altra persona, però nell'economia generale del viaggio, secondo me, da soli è un'altra storia. Quindi ovviamente un gruppo di amici, 2 migliori amici, ti dicono: no, Federico, stiamo organizzando un viaggio bellissimo, che ne so, in Africa, ci vuoi venire con noi? Tu gli dici: no, guarda, adesso so che non accetterei. Proprio sì, senza un minimo di dubbio. Senza dubbio. Poi se mi dicessero ci andiamo a fare una settimana in Tunisia con le monocilindriche, ci andiamo a spaccare sulle dune, ok, per carità, ma quello è divertimento, non è un viaggio. Sì, è una e cosa noi giù andiamo in Tunisia, senza i mono, perché non ce l'abbiamo. Lui ce l'ha recentemente, anzi facciamo gli auguri al nuovo arrivato in casa Stilo. Grazie. Ce l'ho dimenticati. Posso venire in Tunisia no, un po' in Tunisia per mono, perché se resti l'unico insieme a Lunga che c'è il mono non mi sembra una cosa corretta. Assolutamente. Però ecco, insomma,
ti ospitiamo, insomma, se vuoi venire con noi in Tunisia, sarai volentieri, col TRK bella- sulle dune Massimo. è la morte sua. Come quel video che va dentro la luna. Sì, vabbè. Vabbè, dai, per quel modo non crede che noi ci abbiamo modo leggermente più specialistiche, ma il manico comunque sì è quello che è, quindi non- Ok, vabbè, ci aiutiamo a vicenda Sì, a tirarla sì, fuori sì, dalla sì. sabbia. Ok, perfetto, allora ci sto. E andiamo avanti con un'altra domanda Vai. e un po' collegata a quanto ci siamo detti prima, cioè prima di partire per questi paesi ovviamente eri consapevole del fatto che sono paesi per molti diciamo difficili, considerati difficili, no? Soprattutto per le loro condizioni, soprattutto a livello politico, sociopolitico. Sì. È inutile elencare insomma ecco dall'Iraq e dalla Turchia stessa eccetera eccetera. Qual era l'aspetto, cioè c'era qualcosa che ti preoccupava da questo punto di vista? Avevi paura di arrivare lì e trovarti in una situazione particolare o tanto in qualche modo ti saresti smarcato e eri tranquillo? Allora, ero tranquillo. Io sono sicuro, scusa se continuo, che Perdonami, molti sì. magari eviterebbero anche certi paesi o certe regioni dei singoli paesi proprio perché per evitare di imbattersi Sì. magari in situazioni... Allora, secondo me, se uno approccia il viaggio come scelta di vita, quindi non soltanto come diciamo un episodio sporadico o saltuario, è giusto che lo faccia anche con un approccio, con l'approccio giusto, cioè nel senso vai a visitare dei popoli, devi cercare di capire e sapere prima come sono quei popoli, a prescindere da quello che è magari ciò che viene raccontato sui media o quello che è come dire, la credenza popolare di chi magari ha viaggiato di meno. Ci sono paesi che sono oggettivamente pericolosi, c'è poco da dire, ma ci sono molti paesi che vengono ritenuti pericolosi o abitati da persone cattive o che so io, che in realtà sono esattamente l'opposto. E se uno si informa parlando con altri viaggiatori, cercando ormai insomma modi di informarsi ce ne sono tantissimi, ti rendi conto che molti paesi magari hanno sì effettivamente un governo magari pericoloso, complicato, che però tendenzialmente non è che sta lì ad aspettare che arrivi tu per crearti dei problemi, cioè se tu ti comporti nel modo giusto la tua permanenza in quel paese normalmente fila liscia, ecco. Quindi in realtà le preoccupazioni non ci sono state. Sono stato un filino preoccupato quando sono entrato in Iraq, perché è stato il mio primo paese un po' particolare e perché è, fra tutti i paesi che ho attraversato finora, forse quello che è ancora un po' più caldo, nel senso che ogni tanto succede Sei qualcosa. passato anche nel Kurdistan iracheno? Sono passato solo nel Kurdistan iracheno, Ok. perché l'Iraq vero e proprio, tra virgolette, è un po' più complicato a livello di visti, che io sappia bisogna tipo volare a Baghdad, prendere il visto, ritornare indietro, riprendere la moto ed entrare. E in quel momento diciamo era una deviazione che ho inserito in corsa nel viaggio, non era previsto che ci andassi, e c'è stato circa una settimana, però per darvi un'idea del perché ero preoccupato, io a un certo punto, allora, il sud della Turchia e tutto il Kurdistan è un tripudio di posti di blocco militari, Sì. generalmente super carini, ti offrono il tè, si chiacchiera, si fa i selfie, le foto. A un certo punto, mentre passavo in mezzo a due file di montagne nel Kurdistan, vengo fermato da un posto di blocco diverso dal solito, un po' più serio, diciamo così, che invece di offrirmi il tè mi dicono: ma tu dove pensi di andare? Ormai erano le 5 del pomeriggio, qualcosa del genere, e stava tramontando il sole, c'erano anche le montagne. E io dovevo andare, non potevo tornare indietro. Quindi insomma insisto, non parlavano inglese, a un certo punto mi passano uno al telefono che parlava inglese, non so chi fosse, e mi spiegano che c'era stato un attacco aereo da parte dei turchi che avevano bombardato quella zona. Tra Turchia e curdi in generale, in particolare quelli iracheni, purtroppo succedono cose che neanche se ne parla frequentemente. E un qualcosa era successo nel corso della giornata. Alla fine riesco a convincerli a passare. Metà di me era convinta a farlo, metà un po' meno, però mentre vado, dopo una quindicina di minuti, comincio a vedere una colonna di fumo che si alza, di fumo nero, che si alza dalla direzione in cui stavo andando io, e ci sono dovuto passare proprio a fianco. Io non so cosa fosse, non saprò mai cosa c'era. Ho voluto credere che fossero rifiuti che venivano bruciati, in realtà non c'erano centri abitati nel raggio di chilometri,
e non è certo un paese dove devi andare a nasconderti per bruciare le immondizie, lo fai sotto casa, non ti dice nulla a nessuno. Quindi è probabile che fosse o un residuo di qualcosa che era stato sparato ore prima o qualcosa che era stato sparato, diciamo, nei minuti precedenti al mio passaggio, che però casco e moto a 15 km di distanza non senti nulla. Quindi diciamo un po' di tensione, un po' di percezione del fatto che stai fuori da un ambiente a cui sei abituato. C'è una zona calda, no? C'è una zona calda, lì ce l'ho avuta. Però è stato molto importante perché mi ha, come dire, io amo mettermi alla prova per imparare a gestire emotivamente certe situazioni, in modo che poi quando mi ci ritrovo so come comportarmi, sono freddo e non mi faccio prendere dall'ansia, che è la cosa peggiore che tu possa fare in viaggio. Cioè, secondo me quella cioè devi saper gestire le emozioni veramente molto bene, perché se perdi la testa fai colate. Se invece riesci a essere calmo e lucido, esci fuori dalla maggior parte delle situazioni tranquillamente. Quindi sei passato in Turchia, hai fatto il dito medio a Erdogan esatto. Ti sei attaccato in realtà l'ho frontalino. fatto a un autovelox, c'era un autovelox frontale, mi ha flashato, io non faccio il gesto qui, ho fatto il gesto, tanto era frontale con la moto, frega nulla. Senti, a proposito di adesivo e PKK attaccato Sì. sul parabrezza, ci scrive Gustavo che fine gli hai fatto fare al deflettorino? Ma io mi sa che questo Gustavo lo conosco. Comunque il deflettorino, che sarebbe l'estensione del parabrezza frontale, l'ho prolunga, no? perso, o meglio si è staccato insieme a 1000 altre cose della moto, si è staccato sull'Himalaya. Mi stavo anche mezzo per ammazzare perché mi si andava a incastrare in mezzo tra la forcella e il telaio, non riuscivo più a girare, e me lo sono portato in una tasca laterale delle valigie fino alla Spagna e poi l'ho rimontato. Ah, quindi me l'ha ritrovato là o se l'ha incastrato? Si era staccato e si era infilato tra le forcelle, io stavo in piedi lì per lì, non me ne sono accorto, poi vedevo che non si muoveva più lo sterzo e l'ho messo via, però in realtà non l'ho perso del tutto. Ciao Gustavo. Domanda social, ho visto che sei l'unica persona al momento tra i tanti video che ho visto italiana che però fa i video in inglese. È un modo per arrivare a più persone possibile? Come mai hai scelto? Sì, la risposta è sì, sia per arrivare a più persone possibili, sia perché, come dicevo prima, mi piace confrontarmi a un certo livello, nel senso, non che sia facile, nel senso non voglio sminuire gli altri youtuber italiani, però ovviamente è una nicchia un po' più piccolina rispetto ad andarsi a confrontare con dei colossi che hanno 1,5 milioni di follower. La strada è ancora lunghissima prima di arrivarci, però sinceramente mi piacerebbe molto, visto che questa cosa io la sto facendo a tempo pieno, interamente con le mie risorse, mi piacerebbe che questa cosa proseguisse ed arrivasse a livelli da potermi confrontare con altri. Parlavamo qualche giorno fa che per i nostri internazionali ci sarebbe d'aiuto un supporto oltre Google Translate. Potremmo chiedere aiuto per fare cosa? Vorremmo, parlavamo, ogni tanto ci confrontiamo sulla dove vogliamo andare con la trasmissione, cosa vogliamo fare. Ho detto ok, ci sono insomma personaggi stranieri importanti che sarebbe figo intervistare, perché un po' di inglese lo parliamo tutti quanti, ma magari termini tecnici, troppe cose potremmo trovarci in difficoltà. Allora ho detto ovviamente magari possiamo trovare una persona che ci aiuta in puntata dal punto di vista di supporto linguistico, e potresti essere tu. Se deve fare, pensa che è bello se facciamo qualche diretta, io magari stavo pensando la stessa sulle cosa. Ande, non lo so, su Kilimangiaro, un'idea interessante. È da organizzare. Siamo quasi, vediamo un po' l'orario che qui finisce 48, abbiamo ancora un po' di tempo. Ti ho visto all'ECMA. Sì. Impressioni, cose che ti sono piaciute, spunti, idee, che ne è uscito dall'ECMA? E ovviamente commentino sulle nuove DRK, ne abbiamo parlato l'altro giorno. Quindi... è vero. Allora, io il primo giorno di ECMA ero un cerbiattino spaurito che camminava rasente ai muri, perché era il mio primo rientro ufficiale in Europa, nel senso che anche poi i giri che ho fatto in Spagna e Portogallo li ho fatti un po' alla maniera mia, a mezzo ai boschi, quindi non è che poi ho chissà interagito quantomeno non ho visto le città. Ed era il mio primo ECMA e sono un neomotociclista io, quindi per me era proprio in inglese overwhelming, ero sovrastato da tutti gli input che mi arrivavano.
E quindi è stato un po' complicato. Ho visto una marea di roba, c'è stato qualcosina che mi è interessato, adesso faccio anche un po' fatica a ricordarmi. Ma oltre a proprio all'aspetto prettamente motociclistico, nel senso nuove uscite o cose di questo tipo, magari sai l'accessorio, la cosa da viaggio che ti può essere utile nel tuo viaggio, hai visto qualche cosa, hai detto questo porca miseria, se ci avessi avuto piuttosto che un casco diverso, nel senso... Allora, io sono andato a guardare prevalentemente moto perché è il tema che mi interessa in questo momento, perché comunque il prossimo viaggio che dovrebbe riuscire a essere in Africa mi richiede una moto con caratteristiche diverse, quindi avevo bisogno di andare a toccare con mano cosa c'era sul mercato, soprattutto di cose nuove che non conoscevo già. Quindi accessorio, bel genere, io alla fine diciamo, ho già ormai il mio setup, le idee molto chiare su quello che mi serve e cerco di non esagerare con roba da attaccare sulla moto perché tanto si rompono le cose, quindi più che altro le moto. Mi chiedevi delle TRK? Sì, è una battuta così. Allora, non lo so. Abbiamo visto che hanno tirato fuori 3-4 modelli, 2 un po' più specialistici. Sì, allora diciamo hanno tirato fuori la 702 e la 800. Mi convincono fino a un certo punto, sai, molto dipenderà dai prezzi con cui escono, perché c'è una moto come la mia, per esempio, a 6.000 euro è forse la moto migliore col miglior rapporto sì, qualità-prezzo del certo, mercato, certo. se ne costava 9, non se la Anche prendeva no, nessuno, no? certo. E quindi quello dipenderà molto. La 700 non mi convince molto, francamente, l'800 sembra molto più Appetibile. interessante. I miei gusti, le mie esigenze sono poco rappresentative di quello che è l'esigenza e il gusto della maggior parte delle persone, perché non tutti vanno a morire sull'Himalaya, Beh, e quindi, però ecco, per le mie esigenze non sono moto completamente adatte, ecco, nel senso probabilmente rimarrei con la mia a questo punto. Certo. Sospensioni con una escursione non esagerata, la ruota 19 davanti anziché il 21, quindi è un po' ripeto, per le mie esigenze un po' il vorrei ma non posso, e ce l'ho già. Quindi, Quindi comunque in Africa col 21 davanti, su questo però sì, non... 21 davanti, tanti chili in meno, cioè il mio ideale è una moto che non esiste, però diciamo sul mercato quello che può esistere sono tipo la CRF 300, la Honda KTM 690, che sono diciamo molto diverse come potenza, ma alla fine un po' come concetto sono Su abbastanza 701 che piace a tanti. Non e che penso- alla fine è la che stessa alla fine è moto del 690, praticamente. 690, insomma, sì. Mi piacerebbe un CRF 500 che non esiste, quindi affidabilità Honda, qualche cavallo in più, non servono tanti, perché poi francamente anche questa è una storia su cui si potrebbe parlare a lungo. Per fare questi viaggi non servono tanti cavalli, e anzi meno ce ne hai entro certi limiti e più è probabile che arrivi. Perché se ti metti a fare il cretino e una moto con tanti cavalli ti fa venire voglia ogni tanto di fare il cretino, se tu fai un'uscita con gli amici nel weekend è un conto, se tu stai tutti i giorni e ci vivi magari per 6 mesi, un anno sopra la moto, le probabilità di fare un incidente, di farti male, di far casino, di spaccare la moto, di buttarla sotto da un burrone aumentano esponenzialmente, e tu rischi che il viaggio non lo porti a termine. Scusa, vai. No, volevo chiederti sul viaggio in Africa, immagino Sì. che tanto in tuo classico stile la farai più o meno tutta quanta, poi ci saranno quei posti dove, cioè comunque lì ci vado, poi intorno valuto. Allora, adesso c'è un problema che si chiama Etiopia. L'Etiopia, che per fare il giro che vorrei fare io, che non è il classico dal Marocco ma è dall'altro lato, è una tappa obbligata, perché intorno all'Etiopia ci sono paesi che non sono attraversabili, o perché hanno le frontiere chiuse o perché sono pericolosi. Un mese fa hanno deciso la geniale idea di mettere una nuova legge per cui per entrare devi lasciare un deposito di n volte il valore della moto o del veicolo con cui stai passando, e sostanzialmente pare che non te lo ridiano neanche quel deposito, quindi di fatto adesso c'è una croce grossa così sull'Etiopia, e questo vuol dire che c'è una croce grossa così su un certo tipo di viaggio in Africa. Non se la sai. Quindi io adesso sono un po' in finestra da questo punto di vista, perché non è uno scherzo, cioè non è una roba che puoi bypassare tanto facilmente. Spedire in aereo è una roba costosissima. Per chi non lo sapesse, anche là è un'altra zona molto calda storicamente, no? Etiopia, Eritrea e... Somalia. L'idea era di passare da Medio Oriente
entrare in Sudan saltando l'Egitto, perché l'Egitto è complicatissimo a livello burocratico per entrare con mezzi propri, quindi Etiopia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, fino al Sudafrica, Namibia, Angola, e poi da lì capire, perché da lì inizia una zona grigia che bisogna un po' tenere d'occhio dal punto di vista del, diciamo, in Africa e in molti paesi le cose cambiano di mese in mese o di giorno in giorno a livello di sicurezza, di stabilità e via discorrendo, quindi lì nel Golfo, diciamo, c'è una serie di paesi che non sai mai bene come funziona, Niger e via discorrendo. E quindi al momento è un po' complicatina, però io ho imparato l'arte della pazienza e del dare tempo al tempo, e quindi vedremo. E poi se non sarà Africa sarà qualche altra cosa. Sud America? Sud America io me lo vorrei tenere per ultimo, perché Sud America per me vorrebbe dire anche Centro e Nord America, perché una volta che stai lì, magari non da farlo tutto intero, però intanto ci lasci la moto, te ne ritorni come fanno molti e poi la passi a riprendere e continui. Il problema è che poi il Nord America è costosissimo, io adesso non me lo posso permettere di affrontarlo a lungo quanto mi piacerebbe a me, quindi me lo vorrei tenere per quando il mio canale sarà abbastanza cresciuto da darmi qualcosina di supporto. Cle, fai l'ultima domanda e poi lancia l'ultimo pezzo. Guarda, un minuto. Un secondo direi di andare più sui saluti, Sì. no? Nel senso che qui si potrebbe stare ore e ore. L'avevamo già premesso prima della puntata, dovrebbe durare 15 ore, ma il tempo è finito. Il tempo è finito e quindi... Allora, ricordaci Andiamo- tutti i tuoi canali social, come seguirti. E poi Velocemente. Ok, allora, il principale canale YouTube si chiama Zero Highways, quindi zero scritto a lettere, spazio highways come autostrade in inglese. Stessa cosa Facebook, stessa cosa Instagram, che potete tranquillamente anche non andarci perché li uso veramente poco, ho poco tempo, quindi andate su YouTube, è la cosa più importante. Ok, quindi supportiamo il Grande prossimo Federico. viaggio in Grazie Africa tanto. andando il più possibile su YouTube. Ultimo pezzo e saluti. Sacrosanto de Corveleno, e un mega grazie a Federico che è stato Grazie qui a voi, con noi. ragazzi. Ci vediamo Torna presto. a trovarci, mi Molto volentieri, io raccomando, sarò alcuni mesi qui a e Roma. continua a quindi- fare quello che fai e come lo fai, mi Grazie raccomando. Che è Bello. veramente bello. E Sacrosanto, e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, e come sempre cosa diciamo? Dai Ergas e e ascolta Riding Soul. Dai. Bella, ciao. Ciao. Non era proprio questa foto che io ho immaginato. Per me è una lotta senza luogo ed ogni volta pago. Tutto rispetto messo certo ma non è scontato. Sul tempo sento il tuo vuoto che diventa sacro. Niente di meglio dell'orgoglio, lo puoi divorare. Sono il peggiore dei tuoi follower che ci vuoi fare. Raccogli il guanto e sacrosanto che puoi dire un amen. Ma non mi ficco nel tuo circo solo per il pane. A volte piango, a volte giango, percepisci il cambio. Dopo non resta neanche uno per bailare il tango. Dalle mie casse, prima classe per fumarsi il giambo. E poi volare regolare da Parigi a Istanbul. E non è il caso di parlare, è il caso di cambiare. Tra chi ha le mani sporche e chi le sporca di caviale. E da che parte voglio stare? Dalla tua c'è un mare. Di gente che dà niente in mente sopra un ideale. Di gente che darebbe tutto per averne un mucchio. E porta il gergo del santone, si è rifatta il trucco. E grazie mille, grazie ancora, ma non è di aiuto. Mostrare con il dito indice soltanto il buco. A te che piace fare a gara al gioco dell'escluso. Per me l'inferno è stare fermo, mica quando brucio. È un film muto, ti è piaciuto, solo attori bravi. E tutti giù in caduta libera, no styling. Alle porte dell'inferno è per lasciare un segno. Tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato e lama di coltello. La mia fame è di più, tu non hai capito. Che alle porte dell'inferno è per lasciare un segno. Tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato e lama di coltello. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. Qui alle porte dell'inferno per lasciare un segno. Tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato, lama di coltello. La mia fame è di più, tu non hai capito. Solo grossa fame per un suono. Solo grossa fame per un suono. Solo grossa fame per un suono. Fratello sacrosanto, per questo quando canto sono cazzi loro. Solo grossa fame per un suono. Solo grossa fame per un suono. Solo grossa fame per un suono. E allora sacrosanto, per questo quando canto sono cazzi loro.
messi uno contro l'altro perché sopra sanno quanto è facile il gioco per tenerci giù. La guerra col nemico vale un altro sacrificio, tanto sopra quell'altare devi andarci tu. Le regole non valgono per loro che profumano di nuovo mentre puzzano di déjà vu. È inutile che parli di dettagli, di bersagli, te l'ho detto, la mia fame è di più. Alle porte dell'inferno è per lasciare un segno, tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato e lama di coltello, la mia fame è di più, tu non hai capito. Che alle porte dell'inferno è per lasciare un segno, tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato e lama di coltello, la mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. La mia fame è di più, tu non hai capito. Qui alle porte dell'inferno per lasciare un segno, tanto so che in paradiso hanno già deciso. Un sorriso più affilato, lama di coltello, la mia fame è di più, tu non hai capito. Solo grossa fame per un suono, solo grossa fame per un suono, solo grossa fame per un suono. Fratello sacrosanto, per questo quando canto sono cazzi loro. Solo grossa fame per un suono, solo grossa fame per un suono, solo grossa fame per un suono. E allora sacrosanto, per questo quando canto sono cazzi loro.